Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Ho deciso anch'io di acquistare il primo numero della collezione edizione Centauria, i caschi dei piloti Ferrari. I caschi dei più grandi piloti Ferrari di sempre in scala 1 a 5. Io sinceramente, oltre ad averlo acquistato perché stiamo parlando di Michael Schumacher o Schumacher, un'icona della Formula 1 che purtroppo, come sappiamo, ha avuto un terribile incidente diversi anni fa sulla neve e quindi tutto ciò mi rattrista sempre molto ogni volta che insomma ne parlo. Un grande pilota, ho imparato poi leggendo tante cose di lui, un grande uomo, una bellissima famiglia che non l'hanno mai abbandonato un solo momento. E quindi mando un abbraccio virtuale, mi permetto di mandare un abbraccio a tutti loro. Ok, torniamo a noi. Questa è, stavo dicendo, una collezione che prevede 60 numeri. Chiedo scusa per le immagini che si muovono, ma ho il telefonino in mano per riuscire a riprendere tutto quello che è il primo numero. Diversamente, se lo poso così, non ce la faccio proprio. Allora, poi lo poserò dopo per farvi vedere altre cose, ragazzi. E dicevo, io ho deciso anche di acquistarlo innanzitutto per la curiosità, ma soprattutto per il nome, perché appunto secondo me l'hanno fatta giusta la pensata di far uscire il primo casco di uno dei più grandi piloti al mondo di Formula 1, appunto Michael Schumacher, e poi perché ho diverse auto Ferrari in diverse scale. Certo, in scala 1 a 18 non sta molto bene, però ho delle Ferrari in scala 1 a 8 e quindi potrebbe, anche se proprio non è identica, potrebbe fare la sua bella figura. E comunque come gadget è un bellissimo gadget. Sono 60 uscite, successivamente a questa, dopo 2 settimane, uscirà la seconda uscita, ognuna delle quali avrà il prezzo di 9,99 €. Sarà poi settimanale, quindi 9,99 € per ogni uscita. Allora ragazzi, andiamo a vedere quindi il retro. Qui ci dice i leggendari caschi Ferrari in un'esclusiva raccolta. I caschi storici di Niki Lauda e di Gilles Villeneuve, l'indimenticabile casco di Michael Schumacher, campione del mondo, e quello super tecnologico di Charles Leclerc, simboli per l'eccellenza dei piloti. I caschi di questa inedita ed esclusiva collezione celebrano le grandi stagioni agonistiche e i protagonisti che hanno fatto la storia della casa di Maranello. Pezzi unici perfettamente riprodotti, sorprendentemente dettagliati nelle grafiche originali, segni distintivi della personalità di ciascun pilota da riscoprire e collezionare. E in più un fascicolo ricco di fotografie e approfondimenti per ripercorrere le gesta sportive dei piloti e delle vetture Ferrari con informazioni storiche e tecniche sulle più celebri monoposto di sempre e sulle stagioni più vittoriose. Certo, perché per gli amanti della Ferrari la storicità è tutto, ci mancherebbe altro, oltre alla bellezza dei caschi. Questi sono alcuni dei caschi che troverete nella collezione. Questo casco che andremo a vedere adesso, la prima uscita, abbiamo un'imbottitura interna, la calotta in ABS, la teca in crystal, ma è plastica, simil vetro ma ovviamente di plastica, decorazioni accurate e fedeli, la visiera apribile. Allora, andiamo subito a vedere cosa è contenuto nel fascicolo. Oh là là là, peggio non si poteva rompere. Vabbè,
Qui abbiamo il modo di poter sapere come prenotare le prossime uscite o il servizio arretrati, insomma i numeri utili. Ragazzi, la Ferrari è la Ferrari, bellissima. Andiamo a vedere all'interno cosa abbiamo. Finalmente, in un'esclusiva e inedita raccolta, ripercorri le grandi stagioni agonistiche e celebra le imprese sportive che hanno fatto la storia della casa di Maranello attraverso gli oggetti più rappresentativi dei piloti, i caschi in accurate e fedeli riproduzioni scala 1:5. Cosa ci dice qui? Per la prima volta in edicola i caschi dei piloti che hanno fatto la storia della Ferrari. Questo l'abbiamo già letto. Con ogni uscita in casco ABS con finiture e dettagli identici all'originale e visiera apribile da esporre su un piedistallo da collezione, ogni casco è un pezzo unico perfettamente riprodotto, sorprendentemente dettagliato nelle grafiche originali, vero segno distintivo del pilota. Questo l'avevamo già letto prima. Qui abbiamo la scheda tecnica, andremo a leggerla dopo perché è contenuta all'interno. Qui abbiamo altri caschi, vi do la possibilità di leggere a voi. Vediamo pagina, così avete anche i contenuti non solo grafici ma anche della scrittura di quello che è contenuto nel primo numero. E questo sarà il prossimo casco che uscirà di Kimi Räikkönen, molto bello anche questo. Qui ragazzi abbiamo, che brutta questa copertina è rotta, mi dispiace, facciamo così, copertina, il cartone qui purtroppo si è strappato la scritta Ferrari, facciamo così e andiamo a vedere anche cosa è contenuto all'interno. Il casco di Michael Schumacher è della stagione 2002, qui solita pagina di numeri utili, qua c'è la storia un po' della stagione 2002, chiaramente tutti i tratti più importanti del grande pilota. E qui possiamo vedere appunto come scrivono, cosa ci dicono in dettaglio. Le piccole stelle riprodotte sulla porzione superiore di tutti i caschi usati in carriera da Michael Schumacher sono state oggetto di variazioni di carattere numerico, oltre che relative alle loro forme e dimensioni. C'è stato poi un lieve restyling grafico, ci dicono, nel 1993, che introdusse una griglia in luogo della compatta superficie azzurra del cielo, che poi andremo a vederla trasparente qui. Allora, adottata fino a quel momento si accompagnò alla riproduzione di 7 corpi luminosi, curiosamente il numero di titoli mondiali che il tedesco avrebbe conquistato poi nel corso della carriera, ma più realisticamente il quantitativo più opportuno per decorare in maniera simmetricamente equilibrata lo spazio circolare sulla calotta, disponendone 3 lungo l'asse centrale e 2 per ciascun lato. Qui possiamo vedere la firma, che poi andremo stilizzata, che poi andremo a vedere proprio nel casco. Sicuramente con queste inquadrature, per chi volesse leggere,
ha tutto quello che serve per poter conoscere la storia di questo grande pilota. E questi ovviamente sono dei valori aggiunti alla collezione, perché un oggetto senza la storicità lascia un po' il tempo che trova. Almeno questo è quanto io penso. Quando un oggetto che abbiamo ci lega a qualcosa, è molto più importante averne cura e possederlo. Sicuramente è una bellissima collezione che io purtroppo, ragazzi, non posso fare, perché voi che mi seguite sapete che sto facendo ben 3 Ironman della De Agostini e oggi, se riesco, pubblicherò l'uscita numero 72. Ho sottoscritto l'abbonamento anche per la macchina, la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch della Shet, e ho sottoscritto anche l'abbonamento della Citroën 2 cavalli Charleston della De Agostini, e quindi per un fatto proprio economico è un po' difficile per me affrontare un'ulteriore spesa, anche se l'avrei fatta, perché secondo me, proprio per la storicità di questa collezione, ne vale la pena. Ho anche sottoscritto un abbonamento per il Mazinger Z, che si chiama così perché arriva dal Giappone. Ancora non è stato messo in vendita in Italia, solo qualche fortunato l'ha trovato in qualche edicola, mentre invece in Spagna sì. Ecco qua. Ma quello lo vedremo poi in un altro video di Mazinger Z. Poi abbiamo, con un solo euro in più rispetto al prezzo di ogni uscita, a partire dalla 7ª uscita, quindi invece di 9,99 €, 10,99 €, vi verrà data insieme la pratica Travel Coffee Mug con scudetto Ferrari al 6º invio, e in plastica, contiene 450 ml e il coperchio in acciaio inossidabile, molto carina. Un esclusivo zaino ufficiale Ferrari con il 29esimo invio, materiale 100% poliestere, le dimensioni sono 30 x 36 x 14. Ok? Questo abbiamo visto tutto. Qui abbiamo la cartolina per potersi abbonare oppure telefonicamente. Qui vi fa vedere le offerte per gli abbonamenti, che vi inquadro, così potete guardare e decidere se siete interessati o meno a queste offerte. Questo l'abbiamo già visto. Questi sono i numeri utili. Ecco qua. A questo punto, ragazzi, arriviamo al casco. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo ad aprire questo bellissimo casco, riproduzione in scala 1:5 della stagione 2002 di Formula 1 di Michael Schumacher. Questa è la licenza Ferrari. Stavo leggendo cosa era scritto sul retro. Abbiamo una bellissima teca in plastica. Ha due ganci, uno di qua e uno di là. Basta premere leggermente e non si ha difficoltà a accedere poi al casco. All'interno è contenuto questo bellissimo libricino, anzi è come un quadretto, non è un libro, e qui abbiamo tutto quello che è successo nella stagione
2002, dove ha vinto Michael Schumacher 17 Gran Premi, 11 vittorie, 17 podi, 2 secondi posti, 3 secondi posti, 3 secondi posti no, terzo posto e secondo posto, 7 pole position, 7 giri più veloci, 144 punti in classifica e campione del mondo. Bellissimo. Forse ho sbagliato qualcosa qui, ragazzi, ma ve lo inquadro così. Io di inglese non sono molto afferrato. Guardate che bello finalmente questo casco. Guardate che bello questo casco. La sua basetta, bellissima. Sto cercando di ingrandire. Vediamo. Ok. Allora, facciamo così. Perfetto, voglio che si veda tutto bene perché vi dico ragazzi che è veramente bello. Andiamo a sfilarlo. Ok, l'imbottitura. L'imbottitura è gomma, carina, gomma. Qui abbiamo la firma stilizzata di Michael Schumacher o Schumacher. Qui abbiamo il logo Vodafone, compagnia telefonica, lo sappiamo ormai tutti. La Keracol, lo sponsor di quell'anno, che crea adesivi, fornisce e produce adesivi come colle per piastrelle e tante altre cose. Allora, ecco, guardate che bella questa parte sopra, dove c'è il convogliatore dell'aria all'interno che poi passa attraverso questi fori e raffredda la testa del pilota, rinfresca la testa del pilota. Qui abbiamo questa scritta, guardate che bellezza, è proprio bello ragazzi, è veramente bello. Poi, ripeto, stiamo parlando di un pilota, di un campione ragazzi, di un campione. Allora, vediamo un po' come fare ad aprire senza fare danno. Questo è, presumo finto, bisognerà tirare su da qualche parte, vediamo perché non vorrei, eccola qua. Attenzione ragazzi, non tirate su questa levetta perché è semplicemente di bellezza, cercate di tirare su, la scollate. Dovete aprirlo così, pollice e indice, e quando andate a chiuderlo, sentite lo scatto che avete sentito adesso, è perché batte contro questa levetta qui, quindi fate attenzione, con il pollice tiratela un po' giù e poi lo chiudete, perché se no rischiate, altrimenti rischiate di romperlo. Allora, andiamo ad aprire questa visiera, è anche bella spessa la visiera, è carina, proprio bella. E guardate questo casco che bellezza che è. Questo, vicino alle Ferrari che ho, è sicuramente un oggetto bellissimo. Ragazzi, che altro dirvi? Andiamo a chiudere la visiera, vedete? Adesso non so se chi l'ho acquistato ha quest'altro, che non chiamerei problema, allo stesso fattore, cioè se non andiamo a schiacciare questo un po', sentite, lui si chiude male e rischia di rompersi, quindi ricordatevi solo questo. Stavo dicendo che a fianco delle, mettiti a fuoco, perfetto, a fianco dei modellini Ferrari che ho sta sicuramente bene, e poi come ho già detto è un casco che per gli amanti della Ferrari secondo me non può mancare, anche perché il prezzo è veramente un prezzo accessibilissimo e quindi vi consiglio ragazzi di andarlo ad acquistare se ancora non lo avete fatto. Molti di voi lo avranno già acquistato perché è uscito almeno una settimana fa, se non di più. Io vi chiedo scusa per non aver fatto prima il video, ma se andate a vedere i video che ho pubblicato sono stato abbastanza impegnato. Ragazzi, io con questo penso di aver detto tutto. Volevo solo vi dicevo che a questo punto vi ho detto quello che era più importante da dirvi. Un'altra cosa soltanto che mi sono accorto: quando aprite la teca, allora innanzitutto non prendetela da qui perché rischiate
che vi cada la basetta sotto. Per sganciarla è ovvio che sapete che va premuta. Se vedete che non si apre di qua, lo fate dall'altra parte, non sforzate, perché un lato è più facile dell'altro. Quindi fate così, lo aprite, poi non tirate su, ma piegate la teca leggermente e la tirate in questa maniera. Per chiuderla l'inverso, non mettetela diritta e poi premete, perché sì, entra ugualmente, ma rischiate di rompere i gancetti qui. Quindi la calzate così, inserite il primo lato, questo, e poi fate così. Però non prendetela così, perché potrebbe sganciarsi, ok? Perfetto ragazzi. A questo punto Michele vi saluta. Mi auguro che queste informazioni possano esservi d'aiuto, e se vi piacciono i miei video vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni novità e sull'andamento delle costruzioni delle collezioni che appunto sto facendo. Guardate sulla mia playlist e troverete tutto quello che adesso è in ballo, diciamo. Tenete sempre presente che per quanto mi sarà possibile cercherò di fare più collezioni che usciranno, ovviamente, sempre ragazzi, sempre compatibilmente con quelle che sono le disponibilità economiche. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, vi auguro una giornata serena e non dimenticatevi di aiutarmi a far crescere il canale con la vostra iscrizione, che è totalmente gratuita. Ciao ragazzi, un saluto da Michele, ciao e alla prossima!